Buonasera, oppure buongiorno, buon pomeriggio, in base a dove vi trovate. Come state? Allora, i primi minuti della diretta sono sempre un po' più lenti perché aspettiamo che tutti arrivino. Come state? Potete usare la chat per fare domande e anche per scrivere i vostri commenti, per rispondere. Allora, oggi di che cosa parliamo? Oggi parliamo di vocabolario. Nello specifico facciamo una lezione sul vocabolario chiave per parlare di film e di libri anche, perché le stesse frasi, le stesse strutture possono essere usate anche per parlare di un libro. Allora, io ho preparato dei materiali che condividerò sullo schermo, quindi così sarà più facile seguire quello che dico, perché potete ascoltare e leggere contemporaneamente. Allora, per parlare, per dirvi quali sono le parole e le strutture che usiamo per parlare di un film, ho scelto di fare un esempio con un film che esiste veramente. Quindi per facilitare la descrizione, per facilitare appunto la lezione, perché così parliamo di qualcosa di concreto, no? Parliamo di un film che veramente esiste. Condivido sullo schermo la locandina del film su cui lavoriamo insieme oggi, che è... Allora, aspettate che devo togliere la condivisione dello schermo. Vi ho anticipato una cosa, non so se siete stati pronti a vederlo, siete stati veloci a vedere. Questa che vedete sullo schermo è la locandina del film di cui parliamo oggi. Il film è Notte prima degli esami. Chi lo conosce? Chi l'ha visto? Allora, intanto vedo che vi state sciogliendo un po' nella chat, eccoci. Buongiorno a tutti, ciao, come state? Fatemi sapere nella chat se avete visto questo film oppure no. Se l'avete visto, sarà più facile capire la seconda attività di oggi, verso la fine della diretta. Se invece non l'avete visto, ve lo consiglio perché è un film molto carino, è una commedia molto divertente e che parla di un momento nella vita di tutti noi italiani che è molto importante e poi ci arriviamo. Allora, Alfred dice che non ha visto questo film, te lo consiglio. E anche Giulia Maria scrive no. Va bene, meglio allora, in realtà, sapete? Perché? Perché così la seconda attività che faremo oggi sarà più interessante. Anche Carlos non ha visto questo film, Anna ancora non ha mai sentito, Izaskun non l'ha visto, meglio così, ripeto, perché dopo aver visto un po' di vocabolario vedremo insieme un
una scena di questo film che è interessante per fare qualcosa di divertente, ma anche per lavorare un po' sul vocabolario di un dialogo spontaneo, abbastanza spontaneo, per quanto un film possa essere spontaneo. Allora, come vedete sullo schermo c'è la locandina, appunto, "Notte prima degli esami". Questo è il titolo del film. Passiamo ora alla lettura di questo paragrafo. Lo leggiamo insieme, lo leggerò lentamente all'inizio, così potete seguire la lettura insieme a me. Poi vi spiego che cosa facciamo, ma intanto leggiamo. Il film si intitola Notte prima degli esami. È uscito nel 2006 ed è diretto da Fausto Brizzi. È ambientato a Roma nel 1989, più precisamente tra giugno e luglio di quell'anno, nei giorni che precedono l'esame di maturità del protagonista e dei suoi amici. Il film è una commedia di formazione. Parla di Luca, uno studente che alla vigilia della maturità, insieme ai suoi amici e compagni di classe, vive una serie di avventure e disavventure. L'innamoramento improvviso per una ragazza conosciuta a una festa, i rapporti complicati con i genitori, le amicizie e le ansie tipiche di chi sta per affrontare la maturità. Il tutto si svolge in un clima nostalgico e leggero, tra situazioni comiche, momenti romantici e riflessioni sul passaggio all'età adulta. Un elemento centrale della storia è il rapporto conflittuale tra Luca e il severo professore di lettere, figura ingombrante ma importante nel suo percorso di crescita. Allora, questa è una descrizione abbastanza generale del film. Potremmo aggiungere qualche elemento dal punto di vista linguistico. Ovviamente i protagonisti sono dei liceali, quindi degli studenti di liceo, parlano in modo informale, però ci sono dei cambiamenti di registro, perché quando parlano tra di loro parlano in modo informale, ma quando parlano in altre situazioni, per esempio con i professori, il registro diventa formale perché usano il lei, la forma di cortesia. Quindi è interessante anche da questo punto di vista. Allora, ovviamente se avete domande lasciatele nella chat, così posso leggerle. Allora, in questo paragrafo ci sono tante strutture interessanti, tanti verbi, tante parole che sono proprie della descrizione di un film, no? Se vogliamo, questa che abbiamo appena letto è una trama, quindi la trama di un film. La trama di un film è la storia, cioè che cosa succede nel film, ok? Per facilitare diciamo l'assorbimento di questo paragrafo, ho deciso di dividerlo in domande, perché così è più semplice individuare quali sono le strutture chiave che mi interessa che voi impariate. Quindi ho cercato di
sintetizzare in questa tabella. Quindi vedete le domande e le risposte. Perché sono importanti anche le domande? Beh, perché se siamo in una conversazione domandiamo costantemente, no, soprattutto quando, parliamo di qualcosa nello specifico, siamo portati a fare domande. Quindi leggiamole insieme. Come si intitola il film? Il film si intitola Notte prima degli esami. Qui il verbo principale è intitolarsi, che è riflessivo. Qui vedete c'è un apostrofo, S apostrofo, intitola. Potete anche dire si intitola, è uguale, ma per convenzione, per fluidità di pronuncia, mettiamo l'apostrofo, quindi il film si intitola. Poi un'altra domanda che possiamo fare è: quando è uscito? Quando è uscito il film? È uscito nel 2006. Quindi qui abbiamo un uso del verbo uscire che è un po' diverso dall'uso di tutti i giorni, no? Di solito usiamo uscire di casa, uscire con gli amici. In questo caso usiamo il verbo per dire quando è stato pubblicato il film. Se dovessimo fare un confronto con, per esempio, un video su YouTube, diremmo il video è stato pubblicato, mentre un film è uscito al cinema, quindi è sottinteso al cinema. Quindi un film esce al cinema, esce nelle sale. In questo caso, Notte prima degli esami è uscito nel 2006. Vediamo la domanda successiva. Da chi è diretto? È diretto da Fausto Brizzi. Significa che lui è il regista. Il regista dirige un film. Un altro modo per chiedere la stessa cosa è: di chi è la regia? La regia è di Fausto Brizzi. Quindi qui abbiamo due modi per chiedere la stessa cosa. Poi un'altra domanda che possiamo fare è: quanto dura? Quanto dura il film? Dura 1 ora e 40 minuti. Perché magari non vogliamo vedere un film troppo lungo e quindi possiamo chiedere: quanto dura il film? Poi un'altra domanda è il genere, no, del film. Cos'è? È una commedia? È un film drammatico? È un thriller? È un giallo? Che cos'è? A quale genere appartiene? In questo caso si tratta di una commedia di formazione, perché vediamo proprio la crescita di un personaggio dall'adolescenza all'età adulta, tra virgolette. Poi veniamo ora a un verbo molto importante, che è il verbo ambientare. E lo usiamo sia per chiedere dove è ambientato il film e anche per dire quando è ambientato. Quindi ambientare un film in un luogo e in un tempo. Quindi dove è ambientato? A Roma. È ambientato a Roma. Quando è ambientato? È ambientato nel 1989. Poi abbiamo la domanda più aperta,
se vogliamo dire così. Perché se io chiedo di che cosa parla, voglio sapere la storia, voglio sapere la trama. E quindi la risposta è: parla di un ragazzo che deve affrontare l'esame di maturità, eccetera, eccetera. Va bene? Qui usiamo il verbo parlare, un film parla di qualcosa. Possiamo usare anche questa struttura per un libro. Di che parla il libro? Il libro parla del, non so, adesso non mi viene in mente niente, però qualcosa. Quindi questo è un altro uso del verbo parlare, che in questo caso significa raccontare, no? Il film racconta, il libro racconta. Poi, se stiamo facendo una conversazione, un dibattito, se per esempio frequentiamo il circolo del film o il circolo del libro, possiamo chiedere quali tematiche, quali temi affronta il film o il libro. E quindi possiamo dire che il film affronta i temi dell'adolescenza, delle prime responsabilità e dei primi dolori della vita, dell'amore non corrisposto, del passaggio all'età adulta. Quindi qui entriamo un po' più nel dettaglio, però sono cose utili da sapere. Benissimo. Allora, a questo punto, visto che abbiamo visto tutte queste parole e queste strutture, e ovviamente spero che abbiate preso appunti. Scherzo, in realtà queste cose rimangono sul canale, quindi questa diretta poi rimane salvata come un video classico, quindi potete tranquillamente riguardarlo in un momento successivo per rivedere queste frasi, queste domande. Le domande sono molto importanti perché contengono dei verbi molto utili, ma soprattutto le preposizioni che dobbiamo usare con quei verbi. Va bene? Quindi queste domande sono fisse, così. Da chi è diretto da. Quindi capiamo che con il verbo dirigere, per dire chi è il regista di un film, dobbiamo sempre usare la preposizione da. Va bene? Quindi questo è importante e spero insomma che questa tabella vi sia utile. A questo punto io direi di guardare una scena di un film, cioè del film in realtà, di questo film di cui abbiamo parlato adesso. Allora, oggi siete un po' silenziosi nella chat. L'ultima volta che siamo stati in diretta eravate più, non lo so, più, come dire, partecipi nella chat. Allora, adesso facciamo una prova, questa è una prova che facciamo insieme perché io sto condividendo il mio schermo, quindi spero che l'audio del video si senta. Ma me lo saprete dire, ok? Allora, che cosa facciamo? Come prima cosa guardiamo il video, tutto di seguito, poi leggiamo insieme la trascrizione e poi riguardiamo il video per intero,
Va bene? Ragazzi, è il grande momento. È arrivato il mitico Santilli. Potrei sapere il motivo della mia convocazione? Sì, Filippo, innanzitutto ti volevo chiedere scusa se ogni tanto ti ho fatto degli scherzi, anzi, ci tengo a precisare che ti ho sempre stimato moltissimo, sia come studente che come look. No, in realtà ti abbiamo fatto venire qui perché volevamo il tuo aiuto per la nostra preparazione agli esami. Sì, Santilli, chi meglio di te che navighi a vele spiegate verso un inevitabile 60? Ma che volete, che vi interrogo? Sì, crudele però, come se fosse l'esame vero. D'accordo. Crudele? Sì, Santilli, però non troppo, se no ci scoraggiamo. Tranquilli. Materia? Italiano? Dai, un jolly, va bene sia per lo scritto che per l'orale. Comincerei con un quesito elementare. Alla luce di quello che abbiamo studiato durante l'anno scolastico, secondo voi, quanto ha influito il giansenismo sulla morale manzoniana? Faccio la domanda di riserva? Aspetta, fammi pensare. Ma che la sai? La so. Sì, la sai. Vabbè, un attimo, dategli il tempo di pensare. Dai, rispondi. Le Gianni... Sì, Gianni sì. chi? Prendi il vocabolario, lo giansenismo. Io non lo posso sapere. Notte. Allora, si è sentito l'audio? È andato tutto bene? Avete capito che cosa succede nel video? Allora, questa è una delle scene centrali del film, perché, come vedete, si stanno preparando per la prova orale dell'esame di maturità. Che cos'è l'esame di maturità? L'esame di maturità è l'esame finale dei 5 anni di liceo. Quindi 5 anni di liceo, esame di maturità e poi finiscono le scuole obbligatorie e quindi si va, se si vuole, all'università. E quindi questo momento è vissuto come un momento di passaggio dall'essere adolescenti all'essere adulti, perché come dire, all'università è un tipo di vita completamente diversa, no? Quindi si sceglie effettivamente che cosa si vuole fare da grandi o che cosa si vorrebbe fare da grandi. E la caratteristica di questi esami di maturità, al plurale si può anche dire, perché è composto da 2 prove, una scritta e una orale. Ma la cosa caratterizzante è che le date di questi esami sono le stesse per tutta Italia. Quindi è il Ministero dell'Istruzione che decide la data dell'esame di maturità, quando si fanno gli iscritti e quando si fanno gli orari. E quindi questo viene vissuto come un momento collettivo, no? Tutti i liceali di quinta affrontano la stessa prova nello stesso momento. Quindi è proprio un rito di passaggio collettivo e quindi è, come dire, un elemento molto importante anche per quanto riguarda la cultura popolare, no? Italiana. Perché ovviamente ci sono film, ci sono canzoni, in particolare questo film qui, Notte prima degli esami, è diventato un po' un film cult che si guarda tutti gli anni, ogni anno. E c'è anche una canzone che è diventata l'inno dei liceali che affrontano l'esame di maturità e il titolo della canzone è Notte prima degli esami, quindi il film
riprende il titolo di questa famosissima canzone di Antonello Venditti. Se non la conoscete, vi invito a cercarla su YouTube. Perché? Perché Venditti è, come dire, un cantautore molto amato in Italia, soprattutto a Roma, perché lui è di Roma. Lui ha scritto l'inno della Roma, della squadra di calcio, quindi Venditti è molto amato a Roma. Ed è un cantautore tra i più famosi, diciamo, in Italia. Quindi questo è un po', come dire, il contesto culturale del film, no? E quindi in questa scena che abbiamo visto, di cui adesso leggiamo la trascrizione, perché così dopo sarà più facile capire tutto, vedete i protagonisti, quelli che si vedono tutti in fila, sono i protagonisti che in ordine, aspetta, forse lo rimetto perché così capiamo bene anche i vari nomi. Allora, cercherò di indicarli con la freccia, vediamo se si vede. Allora, lei è Simona, lui è Massi e loro due stanno insieme. Poi c'è Alice che è segretamente innamorata di Luca, ma Luca è innamorato di un'altra ragazza, quella che ha conosciuto alla festa. E quindi lui vede Alice solamente come un'amica. Loro sono migliori amici, anche se appunto lei è segretamente innamorata di Luca. E infine lui è Riccardo. Quindi loro sono il gruppo di amici protagonisti di questo film, anche se la storia si incentra principalmente su di lui, che è Luca. Alle spalle, qui in primo piano, che ci dà le spalle, c'è il secchione della classe, quindi Santilli, che loro chiamano per cognome. Lui è il classico secchione, cioè quello studente che studia sempre, che è sempre preparato e che sa sempre tutto. E quindi loro lo chiamano per farsi aiutare a studiare per l'esame. Questa è, diciamo, la situazione del video, della scena, di questa scena. Allora, leggiamo la trascrizione perché ci sono veramente tante... Scusate che devo recuperare la trascrizione. Eccola. Ci sono tante espressioni e parole interessanti da usare nella vita di tutti i giorni. Allora, leggiamo insieme. Simona dice: ragazzi, è il grande momento, è arrivato il mitico Santilli. Santilli arriva e dice: potrei sapere il motivo della mia convocazione? Quindi vedete che lui parla in maniera formale, no? Molto, molto sì, ricca di vocabolario difficile quasi. E Massi risponde: sì, Filippo, innanzitutto ti volevo chiedere scusa se ogni tanto ti ho fatto degli scherzi. Anzi, ci tengo a precisare che ti ho sempre stimato moltissimo, sia come studente che come look. No, in realtà ti abbiamo fatto venire qui perché volevamo il tuo aiuto per la nostra preparazione agli esami. Sì, Santilli, chi meglio di te che navighi ad ali spiegate verso un inevitabile 60? Allora, qui devo fare una precisazione perché qui Riccardo dice: chi meglio di te ci può aiutare, visto che sicuramente prenderai il massimo dei voti all'esame. 60?
Ricordiamo che il film è ambientato nel 1989, quindi in quel periodo 60 era il punteggio massimo che si poteva ottenere all'esame di maturità. Quindi lui, essendo il secchione della classe, sicuramente avrebbe preso 60. Oggi il punteggio non è più così. Oggi 60 è il minimo. Quindi se si prende 60, proprio con la spinta non si viene bocciati per un pelo, mentre il punteggio maggiore è 100. Quindi il punteggio massimo, non maggiore, scusate, il punteggio massimo che si può prendere all'esame di maturità oggi è 100. 60 è il minimo, quindi se si prende 59 si viene bocciati. E questo cambiamento è stato introdotto nel 1997. Quindi poi dal 97 in poi ha funzionato come funziona oggi. Quindi questo è importante da sapere per capire questo punto del dialogo. Santilli risponde: ma che volete che vi interrogo? Ecco, qui diciamo che c'è un errore di grammatica, nel senso che abbiamo detto che Santilli è il secchione della classe che parla in maniera elegante, formale, poi però mi cade sul congiuntivo. Ma che volete che vi interroghi? Dovrebbe essere. Qui penso che ci sia stato un po' un problema nella sceneggiatura, perché dal personaggio uno non se lo aspetta, perché qui volete, c'è il verbo volere, che è il verbo principale della domanda, quindi con il verbo volere poi sappiamo che nella subordinata ci deve essere un congiuntivo. Quindi questo lo metto tra parentesi. E Alice risponde: eh sì, crudele però, come se fosse l'esame vero. D'accordo, crudele. Sì, Santilli, però non troppo, se no ci scoraggiamo. Scoraggiarsi significa abbattersi, non avere fiducia in se stessi. Tranquilli. Materia? Quindi quale materia volete per questa interrogazione, per questo esame? Alice risponde: italiano. Dai, è un jolly, va bene sia per lo scritto che per l'orale. Perché l'italiano è la materia che c'è sempre, per forza, sia nell'esame scritto sia nell'esame orale. E ovviamente per italiano si intende principalmente letteratura italiana. Comincerei con un quesito elementare. Quesito significa domanda. Alla luce di quello che abbiamo studiato durante l'anno scolastico, secondo voi, quanto ha influito il giansenismo sulla morale manzoniana? Questi sono degli argomenti tipici della letteratura del quinto anno di liceo. Quindi la manzoniana fa riferimento ad Alessandro Manzoni, l'autore dei Promessi Sposi. Alla luce di quello che abbiamo studiato, cioè preso in considerazione, pensando a tutto quello che abbiamo studiato, secondo voi quanto ha influito il giansenismo sulla morale manzoniana? Silenzio. Faccio la domanda di riserva? Qui è interessante perché domanda di riserva ha vari usi. Qui ho i miei appunti. Ha vari usi perché in questo caso significa
faccio una domanda alternativa, più facile, però nella vita, non so, in altri contesti, in altre situazioni, può anche essere un modo per non parlare di qualcosa di cui non vogliamo parlare. Per esempio, se state vivendo un momento brutto, un momento difficile e non volete parlarne, se qualcuno vi chiede come stai, voi potete dire: hai una domanda di riserva da farmi? Perché non avete voglia di rispondere a come stai, ok? Questo è un uso molto comune. Luca risponde: aspetta, fammi pensare. E Riccardo dice: ma che la sai? Cioè, sai la risposta? La so. Riccardo non ci crede perché esclama se, e sotto continuano: la sai? Allora rispondi. Vabbè, un attimo, dategli il tempo di pensare. Vedete Alice come lo protegge, tra virgolette, perché è la ragazza che è segretamente innamorata di lui. Quindi Luca riprende la parola. Dai, allora, com'era? Gianni? Non la sai? Gianni chi? Prendi il vocabolario. Ma che non la posso sapere? Qui le voci si sovrastano, quindi non è facilissimo capire quello che dicono, però a me interessa in realtà la penultima battuta, cioè frase che viene detta. È una domanda a trabocchetto. E Massi conclude: di la verità, il giansenismo non esiste. Torniamo alla battuta precedente. Domanda a trabocchetto. Questa parola, trabocchetto. Allora, una domanda a trabocchetto è una domanda che viene fatta per mettere in difficoltà qualcuno. Quindi è una domanda che favorisce una risposta sbagliata, è fatta apposta, ok? È una domanda insidiosa che appunto vuole mettere in difficoltà chi ascolta. E quindi qui Riccardo esclama: ma questa è una domanda a trabocchetto, quindi ci vuole mettere in difficoltà perché è una domanda difficile, quindi cerca di trovare una scusa al fatto di non sapere la risposta. È una domanda a trabocchetto. Benissimo, adesso, dopo aver visto e letto questa trascrizione del dialogo, un trabocchetto è come una trappola, esatto, sì, esattamente. Quindi una domanda a trabocchetto è una domanda che ti mette in difficoltà, esattamente. È un tranello che ti porta a sbagliare. A questo punto riascoltiamo il video. Riguardiamo il video insieme. E adesso dovrebbe essere un po' più chiaro, forse, perché abbiamo letto la trascrizione. Ok, pronti? Via. Ragazzi, è il grande momento. È arrivato il mitico Santilli. Potrei sapere il motivo della mia convocazione? Sì, Filippo, innanzitutto ti volevo chiedere scusa se ogni tanto ti ho fatto degli scherzi, anzi, ci tengo a precisare che ti ho sempre stimato moltissimo, sia come studente che come look. Ma in realtà ti abbiamo fatto venire qui perché volevamo il tuo aiuto per la nostra preparazione agli esami. Sì, Santille, chi meglio di te che navighi a vele spiegate verso un inevitabile 60? Ma che volete, che vi interrogo?
Sì, crudele però, come se fosse l'esame vero. D'accordo. Crudele. Sì, Santilli, però non troppo, se no ci scoraggiamo. Tranquilli. Materia? Italiano? Dai, un jolly, va bene sia per lo scritto che per l'orale. Comincerei con un quesito elementare. Alla luce di quello che abbiamo studiato durante l'anno scolastico, secondo voi, quanto ha influito il giansenismo sulla morale manzoniana? Faccio la domanda di riserva? Aspetta, fammi pensare. Ma che la sai? Non so. Sì, la sai. Vabbè, un attimo, datemi il tempo di pensare. Com'era? Il Gianni... Sì, Vedi, sì, la sì. sai? Prendi il vocabolario, non lo sai. Giansenismo. Perché non lo posso sapere? Mi fa sempre molto ridere questa scena. Allora, se avete domande lasciatele nella chat. Adesso magari rimetto la trascrizione perché ho letto una domanda di Natalia in chat che adesso vediamo insieme. Allora, eccoci qua. Allora, ciao Lucrezia, ciao Natalia. Cos'è un jolly? Allora, andiamo alla parte dove è Alice che dice italiano. Dai, è un jolly. Va bene sia per lo scritto che per l'orale. Quindi è una carta che va sempre bene in qualche modo, no? Perché l'italiano è una materia che c'è sempre nell'esame di maturità, sempre, sia all'esame scritto sia all'esame orale. Quindi l'italiano va sempre bene, no? Per questo esercizio, per questa prova d'esame. È un jolly fa riferimento proprio alla carta, no? Che credo che si possa usare in qualsiasi momento a proprio favore. Benissimo, vediamo se ci sono altre domande. Il film è su YouTube? No, non è su YouTube. Lo trovate, se non sbaglio, su Netflix. Sì, perché è un film davvero tanto tanto popolare qui in Italia. Come dicevo all'inizio, è un film cult, quindi non si trova gratuitamente. Mi spiace. Allora, questa domanda è arrivata all'inizio, però Alfred chiede: posso anche dire si tratta di? Penso fosse in relazione alla domanda di che cosa parla. Per rispondere, in realtà non funziona tanto. Si tratta di. Perché si tratta di significa è. Quindi possiamo usarlo, per esempio, quando diciamo è una commedia. Si tratta di una commedia. Quindi per capire se potete usare si tratta di, fate sempre questo confronto con è. Se potete sostituirlo, se la frase ha senso, allora sì. Quindi qui possiamo dire è una commedia, si tratta di una commedia. Direi solo in questo caso. Benissimo. Allora, Hector dice no, c'è su YouTube. Ah, va bene. Ok, meglio. Se trovi il link, condividilo se puoi, per favore. Così magari può essere utile. Allora, Giulia Maria scrive: è importante la trascrizione perché loro parlano velocemente. È vero, è verissimo. Parlano molto molto velocemente
e hanno anche un accento romano. Chi più, chi meno. Ci sono alcuni che ce l'hanno un po' più forte di altri, però il film è ambientato a Roma, quindi l'accento è quello. Perfetto. Allora, vi ricordo quindi che il film di cui abbiamo parlato oggi è questo, Notte prima degli esami. Se decidete di guardarlo, ne sarò contenta e fatemi sapere se vi piace oppure no, va bene? Quindi aspetto una vostra recensione su questo film. Allora, io direi che siamo arrivati al limite temporale, no? Perché di solito mi piace restare sui 3/4 d'ora, perché poi ho paura che sia troppo. Quindi mi fermo qui e vi ringrazio per aver partecipato a questa lezione in diretta. Spero che vi sia piaciuta e fatemelo sapere nei commenti e vi do appuntamento alla prossima, va bene? Grazie ancora e buon proseguimento. Ciao!